Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Evichel Johnson & Johnson Medical SpA. Ultimo aggiornamento, 25 marzo 2022. Cos'è Evichel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Evichel durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Evichel? Evichel è un farmaco a base del principio attivo fibrinogeno più fibronectina più trombina, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico emostatici locali. È commercializzato in Italia dall'azienda Johnson & Johnson Medical SpA. Evichel può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Evichel 100, 180 mg, 1600, 2400 UI. Soluzione per sigillante uso epilesionale 2 flaconcini 2 ml. Evichel 250, 450 mg, 4000, 6000 UI. Soluzione per sigillante uso epilesionale 2 flaconcini 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Omrix Biopharmaceuticals NV. Concessionario: Johnson & Johnson Medical SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: fibrinogeno più fibronectina più trombina. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: preparazione iniettabile. Indicazioni: Evichel è indicato negli adulti quale trattamento di supporto negli interventi chirurgici per migliorare l'emostasi nei casi in cui le tecniche chirurgiche standard risultino insufficienti. Vedere paragrafo 5, 1. Evichel è inoltre indicato negli adulti come supporto alle suture per ottenere l'emostasi negli interventi di chirurgia vascolare e per la sigillatura della linea di sutura nella chiusura della dura madre. Posologia: Evichel deve essere usato esclusivamente da chirurghi esperti che abbiano ricevuto una formazione specifica sull'uso del prodotto. Posologia: la quantità di Evichel da applicare e la frequenza di applicazione devono essere sempre stabilite in base alle esigenze cliniche di base del paziente. La dose applicabile dipende da una serie di variabili tra le quali tipo di intervento chirurgico, estensione dell'area di applicazione, modalità prevista di applicazione e numero di applicazioni. L'applicazione del prodotto va personalizzata caso per caso dal medico. Negli studi clinici controllati sull'impiego in chirurgia vascolare la dose individuale massima è stata di 4 ml. Per la sigillatura della linea di sutura della dura madre sono state impiegate dosi fino a 8 ml, mentre negli interventi retroperitoneali e intraaddominali la dose massima è stata di 10 ml. È possibile tuttavia che per determinati interventi, ad esempio quelli per traumi epatici, siano necessarie quantità maggiori. La quantità iniziale di prodotto da applicare nel punto anatomico prescelto o sulla superficie da trattare deve essere sufficiente a ricoprire interamente l'area di applicazione designata. Se necessario, l'applicazione può essere ripetuta. Modo di somministrazione: Evichel per uso epilesionale. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Il prodotto deve essere somministrato solo in base a quanto descritto nelle istruzioni e con i dispositivi raccomandati per questo prodotto, vedere paragrafo 6, 6. Prima di applicare Evichel, l'area superficiale della ferita deve essere asciugata usando tecniche standard, ad esempio, applicazione intermittente di compresse, tamponi, uso di dispositivi di aspirazione. Per evitare il rischio di embolia gassosa o di aria potenzialmente fatale, Evichel deve essere nebulizzato esclusivamente mediante CO2 pressurizzata. Per l'applicazione mediante nebulizzazione vedere i paragrafi 4, 4 e 6, 6 in cui sono riportate raccomandazioni specifiche sulla pressione e sulla distanza dal tessuto richieste in base alla procedura chirurgica e al tipo di punta dell'applicatore. Controindicazioni: Evichel non va usato in sede intravascolare. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. L'applicazione di Evichel per nebulizzazione non deve essere impiegata nelle procedure endoscopiche. Per quanto riguarda la laparoscopia, vedere paragrafo 4, 4.
Evichel non deve essere usato per sigillare la linea di sutura della dura madre se sono presenti interruzioni superiori a 2 mm dopo la sutura. Evichel non deve essere utilizzato come collante per la fissazione dei patch per la dura madre. Evichel non deve essere utilizzato come sigillante nei casi in cui non è possibile suturare la dura madre. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Evichel ha solo per uso epilesionale. Non deve essere applicato in sede intravascolare. Se il prodotto viene involontariamente usato in sede intravascolare, possono verificarsi complicazioni tromboemboliche potenzialmente fatali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Come i prodotti analoghi o le soluzioni di trombina, il prodotto può denaturarsi con l'esposizione a soluzioni contenenti alcol, iodio o metalli pesanti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Evichel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Evichel durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza dell'uso di sigillanti/emostatici a base di fibrina in gravidanza o durante l'allattamento al seno non è stata accertata mediante studi clinici controllati. Gli studi sperimentali condotti sugli animali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. In rari casi si possono verificare reazioni allergiche o di ipersensibilità, che possono includere angioedema, bruciore e dolore pungente nel sito di applicazione, broncospasmo, brividi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Emostatici locali, associazioni, codice ATC. B02DC30. Meccanismo d'azione. Il sistema di adesione della fibrina avvia l'ultima fase della coagulazione fisiologica del sangue. La conversione del fibrinogeno in fibrina, proprietà farmacocinetiche. Evichel è destinato esclusivamente all'uso epilesionale. La somministrazione in sede intravascolare è controindicata. Pertanto, non sono stati eseguiti sull'uomo studi sulla farmacocinetica intravascolare. Studi condotti sui conigli hanno permesso dati preclinici di sicurezza. Gli studi condotti sui batteri per stabilirne la mutagenicità sono risultati negativi per la trombina da sola, per il componente biologicamente attivo, contenente fibrinogeno, citrato, glicina, acido tranexamico e arginina. Elenco degli eccipienti. Flaconcino di fibrinogeno umano. Flaconcino di trombina umana. Arginina cloridrato calcio cloruro glicina albumina umana sodio cloruro mannitolo sodio citrato sodio acetato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.